Non riesci a fare a meno del sale su ogni piatto che mangi? Sai che troppo sale fa male e vorresti trovare una soluzione alternativa? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito e oggi ti parlerò del sale integrale. Sì, hai sentito bene, integrale, ma anche di altre valide varianti che potresti includere nelle tue pietanze. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Come tante persone, anch'io molti anni fa abusavo del sale, così come dell'olio e dello zucchero nel tè. Per quanto riguarda l'olio, riuscii facilmente a dare una svolta salutare quando intrapresi il mio cambio alimentare anni fa. Come sai, io e Laura utilizziamo quasi esclusivamente olio extravergine d'oliva e olio di cocco nelle nostre pietanze. Ti lascio qui sopra il video riguardo agli oli più salutari in commercio che ho da poco realizzato, se per caso te lo sei perso. Per lo zucchero fu un po' più complesso eliminarlo, più per lei che per me, ma venne in aiuto lo zucchero integrale di canna. Eh sì, integrale anche questo, come il sale. Prossimamente, se ti va, potrei fare un video su tutte le alternative valide allo zucchero bianco raffinato. Scrivimi qui sotto nei commenti se può essere di tuo interesse. Con queste alternative ha iniziato a trovarsi molto meglio e la salute ne ha giovato tantissimo. Ama condire i piatti molto più di me, per questo motivo è stato di enorme aiuto l'inserimento nella nostra alimentazione del sale integrale. Parliamo dunque del perché siamo passati dal sale tradizionale a quello integrale. Iniziamo subito. Il classico sale che popola la maggior parte delle nostre tavole non è sale puro, ma bensì raffinato, privato di sostanze nutritive essenziali importantissime. Infatti il sale marino naturale contiene 80 minerali essenziali, mentre quello chimico contiene solo cloro e sodio. Spesso si tratta di sale di salgemma bianchissimo e super raffinato. I processi di raffinazione del sale hanno lo scopo di eliminare le impurità, compresi quei contaminanti potenzialmente pericolosi per la salute, come arsenico, piombo, mercurio, cadmio, eccetera. Il sale marino integrale invece è ottenuto per evaporazione dell'acqua di mare, quindi sottoposto ad una serie di trattamenti superficiali di lavaggio e purificazione. Acqua di mare, sole e vento rappresentano quindi gli ingredienti essenziali per la nascita di un buon sale marino integrale. Il vero sale marino integrale appare generalmente più umido e grumoso del tradizionale, poiché non viene addizionato di sostanze anti-umidità. Il mancato utilizzo di metodiche di raffinazione chimica permette al sale integrale di conservare l'intatto patrimonio naturale di oligoelementi. Dopo questa doverosa introduzione, vediamo ora i benefici del suo utilizzo. Il sale integrale consente al nostro corpo di assorbire gli oligoelementi contenuti con molta più facilità. Favorisce i processi fisiologici delle cellule, un pH alcalino, stimola il sistema immunitario, disintossica ed è energizzante. Rispetto al sale da cucina raffinato, il prodotto integrale vanta minori concentrazioni di cloruro di sodio, mentre contiene quantità non trascurabili di magnesio, potassio ed altri microelementi. Tuttavia, il sale marino integrale non può essere in alcun modo paragonato ai sali dietetici, come quelli iposodici o arricchiti con iodio. Questi prodotti sono infatti destinati all'alimentazione di categorie speciali di persone che hanno bisogno di assumere quantità standardizzate di una o più oligoelementi. Procediamo con un altro vantaggio. Il sale marino integrale aiuta il nostro corpo a digerire i carboidrati e fa lavorare meglio i reni e il fegato. A differenza di quello chimico, aiuta i liquidi del nostro corpo ad attraversare le membrane e quindi ad evitare il ristagno dei liquidi. Può essere usato anche per realizzare una soluzione idrosalina con cui fare degli sciacqui per la bocca. Disinfiamma le gengive e rimuove i batteri. Che dire poi del sale marino integrale caldo? È un vero toccasana per combattere i dolori articolari e cervicali. Ennesimo utilizzo benefico, gli impacchi di sale integrale possono aiutare anche dopo un trauma. Evitano l'edema e l'infiammazione dei tessuti. È corretto aggiungere però che di sale sulle nostre tavole, si sa, spesso ce n'è fin troppo.
Siamo abituati a sapori decisi, ma eccedere nelle quantità non è mai una buona idea. Considerati i rischi per la salute che ne derivano, come l'ipertensione, l'arteriosclerosi, problemi di concentrazione, ritenzione idrica e molto altro. È importante quindi, come per qualsiasi alimento, utilizzarlo con moderazione. Dopo aver verificato i benefici, vediamo ora quali tipologie esistono di sale integrale. Il primo della lista è il famosissimo sale dell'Himalaya. Molti sali dell'Himalaya sono venduti a buon mercato, ma sono raccolti più in alto, verso le cime delle montagne himalayane, invece che dalle miniere più profonde. Questi sali contengono più impurità, non hanno la stessa struttura e non sono facilmente assimilabili dall'organismo rispetto a quelli ricavati dalle profondità. Dall'analisi chimica risulta essere composto di cloruro di sodio arricchito da calcio, potassio, magnesio, ossido di zolfo, ferro, manganese, fluoro, iodio, zinco, cromo, rame, cobalto e altri preziosi elementi, la cui quantità può variare a seconda del filone di estrazione. L'utilizzo di questo sale ha i seguenti benefici: equilibrare acidi e alcali, regolare la pressione del sangue, migliorare le affezioni della pelle, attenuare e prevenire i problemi delle vie respiratorie, pulire l'intestino e depurare dalle tossine. Proseguiamo con il sale marino celtico, quello che io preferisco e che acquisto abitualmente. È un altro tipo di sale integrale che viene raccolto al largo delle coste della Bretagna. Viene raccolto con rastrelli di legno e lasciato essiccare in stagni di argilla, e poi raccolto sempre con rastrelli di legno. Un tradizionale metodo antico. Infatti questo metodo lascia inalterate le proprietà di questo sale, come sodio, cloruro, tracce di calcio, magnesio, potassio, ferro e zinco. Possiede elevati quantitativi di magnesio che aiutano i reni ad eliminare il sodio in eccesso. Stimola inoltre la saliva che aiuta ad equilibrare gli elettroliti del corpo. Oltre a ciò, possiede degli antistaminici naturali che aiutano le difese immunitarie e aumentano la resistenza alle malattie infettive. È importante sapere che questo sale, per mantenere intatte le sue proprietà, deve essere usato a crudo e non in cottura. Il terzo sale di oggi è il sale dolce dello Utah. Parliamo di un buon sale non raffinato molto consigliato. Esso contiene 62 tracce di minerali ed è senza additivi, prodotti chimici o di trasformazione del calore di qualsiasi tipo. È ricco di potassio e ha la caratteristica di lasciare in bocca un sapore dolce. Il sale viola dell'India, il quarto che mi sento di consigliarti, è un sale alimentare fossile con una forte traccia di zolfo e di molti altri elementi. Il cloruro di sodio regala il gusto salato, il solfuro di ferro conferisce la tonalità viola scuro e tutti i composti di zolfo sono i responsabili del caratteristico odore e sapore leggermente amarognolo che ricorda le uova sode. È uno dei sali più amati dai vegani o da chi non può mangiare uova, perché può essere utilizzato al loro posto nelle insalate, miscelato al tofu oppure nei sandwich. Voglio concludere con una prelibatezza del nostro paese, il mio secondo preferito in assoluto, il sale marino integrale di Trapani. Le sue caratteristiche variano a seconda dei venti a cui sono esposte e per la qualità dei suoli delle vasche dove il sale si concentra. Non solo, all'interno della stessa salina si possono avere qualità di sale differenti da vasca a vasca, ma anche all'interno della stessa vasca. Per esempio, il sale che si forma nel centro della vasca salante ha sempre dei cristalli molto grandi ed è il più pregiato e puro, mentre quello che si deposita nei bordi è un sale molto più fino ma generalmente meno pulito. Quello che troviamo in commercio come fior di sale è quello che viene raccolto sulla superficie delle acque delle vasche salanti. Questo sale viene utilizzato principalmente dagli chef per guarnire e insaporire sofisticate pietanze. Per dovere di tempo non ho potuto elencare molte altre varietà, come il sale di Cervia o il sale marino integrale di Sardegna. Altre ottime varietà da poter introdurre nelle tue pietanze quotidiane. Conoscevi tutti questi sali? Hai altre varietà da consigliarmi? Scrivimelo qui sotto. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto, condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare.
Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Ci vediamo al prossimo video!